Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao, c'è un fenomeno inquietante. La gente passa il suo tempo libero sempre di più vagando per i centri commerciali, magari senza comprare niente. Pensi si tratti di una moda o di qualcosa di più? Avevamo già incontrato l'immagine del deserto, la cifra del deserto americano evocato da Baudrillard, che è ben diverso naturalmente del deserto della conquista. Pensate a questi due deserti. Il deserto che ci racconta nella traversata d'America Jack Kerouac nel suo famoso libro degli anni della stagione del 68, della Beat Generation, On the Road, il viaggio iniziatico, il deserto come il momento e il luogo del viaggio iniziatico, il deserto dell'autostrada. Al deserto che Baudrillard racconta in America in questo suo libro, in cui è il deserto pubblicitario, il deserto che è costellato da quei che abbiamo già incontrato, queste figure simulacrali che trovano la loro raffigurazione nelle icone pubblicitarie lungo queste grandi strade che attraversano l'America, o in questi luoghi che non sono luoghi, che sono i fast food che si incontrano lungo la strada tutti uguali, in cui si mangia più o meno sempre la stessa cosa. Bene, il paesaggio emozionale, il paesaggio mentale che viene raffigurato in questi due dipinti sui deserti americani, al di là dell'America, che in questo senso è semplicemente un prototipo, parla della dimensione del luogo, dello spazio del luogo che noi viviamo oggi. E qui ci aiuta in qualche modo un'altra immagine importante, è quella del sociologo Marc Augé, dell'antropologo Marc Augé, che parla dei cosiddetti non luoghi. Cosa sono i non luoghi? I non luoghi sono luoghi che non hanno più una significazione, che sono dei contenitori del tutto e del contrario di tutto. E cosa sono? Marc Augé parla delle stazioni, degli aeroporti, dei supermercati, di questi luoghi anonimi, diremmo, di passaggio, di uno stazionamento effimero, episodico, in cui l'uomo non riconosce nulla, se non il ritorno, il recupero, la rimessa in gioco del medesimo, sono uguali ovunque. Ecco, questi non luoghi che racchiudono questa idea tanto nuovo moderna dell'ovunque, l'essere ovunque, e anche naturalmente internet è il luogo dell'ovunque, ci può essere ovunque, ma questo ovunque dopo un po' cancella il qui e là, il prima e il dopo. Bene, dentro questi non luoghi, dentro questi deserti pubblicitari dei simulacri, l'uomo non può che in qualche modo avere molta difficoltà a ritrovarsi. Quando si va in un chiostro di una antica chiesa e si scopre che in questo chiosco, qui faccio riferimento a una bella immagine di Carlo Sini in un suo bel libro che si chiama Il gioco del silenzio, in cui racconta di uno scrittore, di un filosofo che entra nei chiostri delle grandi chiese francesi, dei grandi monasteri francesi, e scopre che dentro questi chiostri le immagini che sono raffigurate, spesso immagini di animali, dal leone al pavone, queste immagini assomigliano alle note musicali, e c'è questa straordinaria impressione che il monaco, mentre passeggia e prega, come dire, entra in un rapporto di armonia con la musica del mondo. È la musica del mondo che parla attraverso quei simboli. Quindi quel luogo diventa il luogo epifanico del mondo, ben diverso dal luogo povero e in qualche modo piatto, in qualche modo senza nessuna capacità di rimandare a nulla, se non a un qui e adesso, sempre uguale, sempre in qualche modo racchiuso dentro la aridità di quelle immagini pubblicitarie.
Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.